rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist. And we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine. Body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame. Baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Ciao amici, ben ritrovati. Oggi, oltre a vedere cosa c'è all'interno del DJI Avata, anzi senza il frame, non entro proprio all'interno, ma più che altro per vedere come sono fatte le antenne, farò anche un test. Infatti sono di nuovo nell'aviosuperficie qui, dove vado in genere a fare i test. Vediamo quello che è successo. E dunque ragazzi, speravo anche io di fare un video di quelli ormai sensazionali con scritto crash, il mio DJI Avata è crashato, è caduto, si è staccata la batteria e tutto, ma purtroppo a me non è successo. In realtà probabilmente avete già visto alcuni video, soprattutto provenienti dall'estero, in cui il DJI Avata messo in acro, quando gli si imprime una velocità rotazionale sullo yaw abbastanza importante, dicono che l'Avata perde l'equilibrio in aria e cade verso il basso, continuando a rotolarsi. Ora, io ho cercato di fare esattamente la stessa cosa, quindi mi sono messo abbastanza in sicurezza in un prato e mi tenevo ad un'altezza di circa 7-8 metri. Ovviamente se fosse caduto probabilmente non sarebbe successo niente, e quindi ho provato a fargli fare delle rotazioni molto veloci di yaw, sia in un verso che nell'altro, cercando di ricreare la stessa situazione. E non si è ricreata. Ora non so che tipo di volo facessero le persone che l'hanno fatto cadere, ma non sono riuscito a ricreare la stessa situazione e a me rimaneva completamente stabile. C'è chi dice che è un problema di prop wash, quindi di incontro della propria aria nel flusso, quindi il fatto che il drone girasse su se stesso e che incontrasse la stessa aria che lui stesso stava spostando, e che quindi potesse creare una situazione di stabilità tipica di quando il drone tende a scendere, per cui trova il vuoto creato dalle sue stesse eliche. In realtà questo a me non è successo, anche girandolo completamente in questo verso non sono riuscito a farla cadere. Io sono più dell'idea che in realtà possa essere un bug dovuto alla IMU, all'incrocio delle due cose, cioè della IMU e del magnetometro, e quindi quello che dà la direzione. È un po' come accade con il toilet bowl, quindi con problemi magnetici dovuti appunto alla direzione, per cui il drone che sta volando e che non riesce a trovare una direzione precisa tende a rincorrere questa posizione. Questa situazione può accadere anche quando c'è una disomogeneità nei dati. Infatti la IMU si accorge della direzione calcolando il vettore velocità basato appunto sul giroscopio, quindi lui calcola il vettore velocità basandosi sui dati del giroscopio e si accorge di quanto si sta spostando in angolo, ma utilizza anche il magnetometro per decidere di quanti gradi rispetto al nord si sta spostando. Se queste due cose non coincidono, c'è appunto una rincorsa nel trovare la posizione giusta. Se la rincorsa tende ad accelerare, probabilmente il drone ha dei comportamenti un po' strani e potrebbe anche cadere o cominciare a girare su se stesso.
quindi se ci fosse un bug probabilmente questo porterebbe effettivamente alla caduta. Se invece ci fosse, ma il bug si noterebbe probabilmente anche in altre virate, o in virate non così strette ma comunque abbastanza veloci. Insomma, io non sono riuscito a ricrearlo e vi lascio con qualche video che è stato fatto da altre persone per cui invece è caduto, e vorrei che anche voi poteste dare la vostra opinione su questo problema del DJI Avata. In questa parte del video invece vi voglio far vedere alcune delle registrazioni che ho fatto per studiare il protocollo di trasmissione dell'Avata, e ci si accorge che una volta acceso lui va prima ad alta potenza, quindi trasmette ad alta potenza, per poi riabbassarla mettendosi in uno stato che si legge tra l'altro anche nel display degli occhiali, low power state, ed infatti la trasmissione è più o meno ai livelli della trasmissione CE all'incirca. Ecco, in questo caso è CE, per esempio, è una trasmissione, vedete che sta intorno a 1,5 quadratini, quelli sono 5 dB a divisione se non ricordo male, e quelle altre punte invece che si vedono sono le punte di ciò che trasmettono o i goggle o il radiocomando per dirgli che hanno ricevuto il video. Ecco, una volta fatto partire si nota come la potenza effettivamente va al massimo. In questo caso avevo il drone settato in FCC, si vede anche la larghezza di banda, dovrebbero essere intorno ai 40 MHz se non ricordo male, quella dimensione, e continuano a vedersi ovviamente le punte che, come già avete visto in un altro video, sembra trasmettano più potenza, ma in realtà la potenza è uguale, solo che essendo più stretta la bandwidth è così. Ecco, e adesso l'ho spento. In quest'altro video invece, così come vi avevo già detto nella presentazione, ho smontato il frame dell'Avata per cercare di capire un pochino di più dove fossero collegate le antenne e se fosse facile smontarle per poterle sostituire. Si notano le antenne sono due dipoli bibanda, sebbene trasmetta solo a 5.8 ma riceve a 2 GHz e 4 i comandi, alcuni dei comandi. E quindi qui in questo caso, con questo video, sto analizzando un pochino le entrate dei cavi e come sono state portate. È veramente stato studiato nei minimi particolari per poter rientrare nelle dimensioni del drone. Quel flat che si vede separato è il flat dei sensori anti-ostacolo che ci sono sotto al frame. Ecco qui. Vi lascio con qualche altra piccola immagine. E allora amici, anche per questo video è tutto, e vi ricordo che trovate me e tanti altri amici esperti di droni nel gruppo Facebook Squadrone, in cui potete postare immagini, fotografie, video o anche fare numerose richieste, insomma, su come funzionano i droni, sulle normative. E niente, che altro dirvi, ci rivediamo in un prossimo video. Wanyu sotto sotto.